Siamo nel 1972, ci si prepara alla grande crisi petrolifera del 73 e tutte le case, sia automobilistiche che motociclistiche, cercano dei modelli economici da proporre alla clientela, al mercato. A livello musicale invece nel 72 escono delle pietre miliari della musica, del progressive e del rock in generale. Escono i Genesis con Foxtrot, i Jethro Tull con Thick as a Brick e gli Yes con Close to the Edge. Ragazzi, tre monumenti. Tre monumenti davvero. E noi in Italia che facciamo? La Gilera, a quel punto, che cosa fa? La Gilera infatti decide di uscire con i modelli più piccoli, la Arcore 125 e 150. Prima la 150 esce. Prima la 150, rivolta a un pubblico più adulto o comunque in cerca di una moto utilitaria, e poi la 125 rivolta anche a un pubblico più giovane. La 125 naturalmente era per i neopatentati, ecco perché esce successivamente rispetto alla 150 che era il modello un pochino più di punta. In quell'anno uno stipendio medio era 150.000 lire, ma quanto costavano questi due modelli? Il prezzo della 150 si aggirava intorno alle 360.000 lire, mentre per il 125 era di 340.000 lire. Poco meno, però alla fine accontentava tutti. Perché parliamo di questo modello? Perché in casa ce li abbiamo tutte e due. Abbiamo il 125 che apparteneva a mio nonno, suo padre. Qualche anno fa si è rimesso di buzzo buono a restaurarla completamente, e il 150 che invece appartiene a lui. Appartiene a me perché l'avevamo prese per fare la coppia. E quindi di metterci in garage una bella 150. Sono belline tutte e due insieme. Vi lasciamo la scheda delle due moto, ma vi spoileriamo che la nostra Gilera 150 è ferma da ben 15 anni. Quindi nei prossimi video andremo a farla ripartire con una bella pulizia del carburatore e un bel controllo del gruppo termico. C'è anche l'impianto elettrico da rivedere perché attualmente non fa scintilla, cercheremo di capire perché. Ma tutto questo è solo un prossimamente. Per ora godiamoci la 150 e la 125 in questa scheda. Vai! Ti vengono intorno quasi a rubartelo con gli occhi. Falli impazzire col tuo nuovo Gilera 125 5V Arcore. Nuovo nello stile, ma soprattutto nuovo dentro. Motore a 4 tempi, 5 marce, velocità da gran turismo. Puoi andare sicuro col tuo nuovo Gilera. La sua tenuta di strada è perfetta, i suoi freni potenti. Gilera Arcore 150 5V, colorazione rossa, parafanghi cromati e naturalmente la cilindrata da 150 scritta sul fianchetto. Motore 4 tempi, molto affidabile, 152,8 se non sbaglio centimetri cubici, che riesce ad erogare una potenza di quasi 15 cavalli a 8300 giri. Carburatore dell'orto da 23, cambio a 5 rapporti sul lato destro con le marce invertite, la prima in su. Buona la dotazione ciclistica per l'epoca, troviamo all'anteriore uno pneumatico da 18 pollici x 2,75, mentre al posteriore sempre 18 pollici ma 3 di battistrada. Freni a tamburo da 160 x 30 mm all'anteriore e da 140 x 25 mm al posteriore. Lunghezza quasi 2 metri per un passo di 1280 mm e un peso a secco di 117 kg. Questa moto poteva raggiungere 120 km/h di velocità massima. Non certo una scheggia in accelerazione, quasi 19 secondi per percorrere 400 metri da fermo. Un serbatoio da 11 litri che assicurava anche una percorrenza più che dignitosa, visto i consumi di 2,8 litri ogni 100 km. Invece la 125 viene venduta con colorazione blu e parafanghi color alluminio satinato. Ci troviamo un motore 124,4 cc con 12,42 cavalli a 8500 giri. Un carburatore dell'orto da 22, il cambio identico alla sorella maggiore, 5 rapporti posizionati a destra con le marce invertite. All'anteriore troviamo uno pneumatico da 18 pollici con 2,5 di battistrada, al posteriore sempre da 18 pollici ma con 2,75 pollici di battistrada. Due freni a tamburo, all'anteriore 140 x 23 mm, mentre al posteriore 125 x 25 mm. Le dimensioni generali della moto sono identiche alla 150, condividono infatti lo stesso telaio. Cambia invece il peso a secco, sono 109 kg per la 125. Anche la velocità massima, essendo di cilindrata più bassa, è leggermente minore, quindi siamo a 112 km/h. L'accelerazione sui 400 metri è minore, siamo infatti a 19,9 secondi. Anche la capacità del serbatoio è identica, quindi sempre 11 litri.
Essendo il motore più piccolo e meno potente, anche i consumi sono minori, con 2,65 litri per 100 km. Come abbiamo visto dalla scheda, i due modelli sono piuttosto simili. Certo, naturalmente il 150 era dedicato ad un pubblico più adulto e ad un utilizzo quotidiano, così come a piccole sgambate fuori porta. La 125 a quel pubblico di sedicenni con il primo livello di patente per l'epoca. 7.000 esemplari per la 150 circa o poco più, 5.000 esemplari per la 125. Perché la 125 non ebbe così successo tra il pubblico di sedicenni? All'epoca, nel 72, si trovavano già sul mercato 125 molto più potenti, con motore a due tempi, che era il motore che andava di più tra i giovani, era il motore più sportivo e si correvano le gare anche con i due tempi ancora. Per fare un esempio c'era l'MV Agusta che già dominava appunto le competizioni. Quindi diciamo uno stile di moto leggermente più vecchio. Vecchio. Grazie. Posizione di guida con la schiena eretta, braccia leggermente allargate su un manubrio piuttosto ampio e quindi una posizione classica. L'Arcore non era né un modello sportivo né un modello turistico. Infatti si posiziona nel segmento delle stradiste o comunque delle utilitarie. Certo, poi i consumi erano esageratamente bassi. Qui era difficile scendere sotto i 30 km con un litro, sia con la 150, figuriamoci con la 125. Che sfiorava quasi 40 km con un litro. Anche la dotazione degli strumenti era leggermente più accattivante e curata, quella della 150, e non dimentichiamo che aveva un impianto elettrico con batteria da 6 volts sotto chiave che permetteva una maggior potenza all'impianto luci e al motore stesso. Tanto che aveva un vero e proprio clacson. Un po' come le moto vere. Sì, un po' come le motori. E la 125? La 125 invece montava il solito cicalino scrauso che andava con i giri del motore piuttosto che un impianto elettrico dedicato. La produzione dei due modelli andò avanti fino al 1975 con le ultime vendite nel 1977 al fine di smaltire un po' i magazzini. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che effettivamente non è stata una moto di gran successo come molte altre in quel periodo, ha comunque rappresentato però una parte importante della storia italiana, soprattutto della Gilera. È un po' un modello di passaggio tra tutte le moto di simile ciclistica del periodo precedente e qualcuna che si spinge ancora fino agli anni 80 e tutti i nuovi modelli di moto con una ciclistica differente e più moderna. Non è vecchia, ma non è neanche nuova. Sì, forse era troppo avanzata per il periodo, eppure allo stesso tempo troppo indietro. Sì, potrebbe aver pagato proprio essere il figlio di mezzo. Un po' il figlio di mezzo di quella gestione Piaggio della Gilera, appena cominciata in quel periodo, e che vedeva la Piaggio per la prima volta misurarsi con delle motociclette fatte a forma di moto e non solo il modello Vespa per la quale era famosa in tutto il mondo. Non male queste due motine, eh? No, non male, assolutamente no. Questo è il primo video che facciamo dedicato al racconto della storia della scheda di una moto. Quindi fateci sapere se vi piacciono questi tipi di video, se volete altri video di questo genere, noi abbiamo tante moto da raccontare e tanto piacere nel farlo e nel portarvelo. Fatecelo sapere nei commenti, quale modello, il vostro apprezzamento, cosa volete vedere. Detto questo, mettete like, iscrivetevi come al solito, dateci consigli per quanto riguarda qualsiasi cosa e noi ci vediamo quando? Domani. Domani, subito, così. Ci vediamo in un prossimo video. Non lo dite a nessuno di 90-20 Club, non lo fate, non lo divulgate, non lo raccontate. Zitti, zitti, che non... meglio che non si sappia. Meglio che non si sappia, se no poi dopo ci montiamo la testa e facciamo le cose fatte male. Ciao. Così. Ciao, hai detto. Saluta. Ciao. Adesso saluta tu. Ciao. Dai, ti